Oggi le aziende non competono più tra loro, a competere sono le loro supply chain. Questo è Talking Supply Chain, il podcast di Stesi dedicato a logistica, digitalizzazione e innovazione tecnologica. Oggi parliamo di un gigante del magazzino che risolve il problema numero uno di tutte le aziende: la mancanza di spazio. Siamo qui con Anna Barisan, team manager di Stesi, che oggi ci spiegherà che cosa sono i carrelli trilaterali e come vengono utilizzati all'interno del magazzino. Ciao Anna, Buongiorno. partiamo proprio dall'inizio. Cosa sono i carrelli trilaterali e appunto come vengono utilizzati? I carrelli trilaterali sono appunto dei carrelli, quindi delle macchine, utilizzate per lo spostamento di merci all'interno del magazzino, prelievo e stoccaggio. Si chiamano trilaterali appunto perché riescono a muoversi nelle 3 dimensioni, orizzontalmente avanti e indietro, lateralmente muovendo le forche a destra e a sinistra e poi in verticale sfruttando anche l'altezza. Questo permette, al carrello di muoversi all'interno di corsie molto strette, più strette delle normali corsie ubicate nei magazzini e quindi questo permette di ottimizzar lo spazio, perché all'interno della stessa superficie, della stessa area, restringendo le corsie, ci sono più scaffali, esatto, e quindi riusciamo ad avere una maggiore area di stoccaggio per la merce. Quindi, appunto, come dicevi, abbiamo questa macchina imponente che si muove su tutte le direzioni in corridoi strettissimi, ma l'operatore come fa a non sbagliare? Cioè, sembra un lavoro veramente difficile, di altissima precisione. Allora, solitamente questi carrelli sono dotati di molti sensori e telecamere, quindi soprattutto se sono interfacciati con un sistema di gestione del magazzino, molto spesso la posizione del carrello è tracciata all'interno del magazzino. L'operatore quindi è guidato in quelle che noi chiamiamo missioni di stoccaggio o di prelievo del materiale, che hanno una ubicazione e quindi l'operatore è guidato nelle singole operazioni unitarie. Quindi, tornando alla parte iniziale, mi stai spiegando che è molto difficile sbagliare perché appunto è la macchina, è lo strumento che ti aiuta nelle operazioni, corretto? Esatto. Perfetto Anna, ho capito, però mi viene da dire una cosa, parliamoci chiaro, un carrello trilaterale costa infinitamente di più rispetto ad un muletto tradizionale. Quindi la mia domanda è: se dovessi elencare esattamente 3 cose per convincere o comunque consigliare ad una persona all'interno di un'azienda che è un investimento che vale la pena fare e che sicuramente non sbaglierà a farlo, che cosa ti viene in mente? Che cosa gli diresti? La prima cosa che gli direi è spazio, nel senso che, appunto, l'uso di un carrello trilaterale permette di, ottimizzare lo spazio stringendo le corsie tra gli scaffali e quindi avendo una maggiore area di stoccaggio. Questo vuole anche dire che nello stesso impianto, riusciamo a Per far stare stare più più roba. merce, esatto. E in un mercato dove gli spazi comunque sono costosi, non è una cosa da poco. Il secondo punto è la produttività o comunque la precisione, nel senso che ormai questi carrelli sono altamente tecnologici e dotato di sensori riescono comunque a condurre, e indirizzare l'operatore e nel ridurre diciamo i suoi errori operativi. E poi anche la sicurezza, come per gli stessi motivi del punto precedente, l'operatore riesce a lavorare in un ambiente più circoscritto e, diciamo indirizzato nelle sue singole operazioni. E quindi appunto è più sicuro. Bene Anna, ho un'altra domanda. In molti pensano che certi tipi di tecnologia vadano bene solo in alcuni tipi di magazzino piuttosto che in altri, solo nella gestione di grandi logistiche e non nelle piccole. È anche questo il caso dei carrelli trilaterali? Ci sono alcune occasioni, alcuni magazzini in cui questi vanno meglio rispetto che altri? Non c'è un settore in cui una tipologia di carrello prevale
rispetto ad un altro, ma secondo me è la conformazione del magazzino che permette poi la scelta di qual è, il carrello, ottimale. Infatti noi abbiamo diversi clienti che hanno diciamo operano in diversi settori, dall'alimentare a all'arredamento, che utilizzano questa tipologia di carrello. Quindi non è cioè indipendentemente dal settore uno può Esatto, utilizzarlo, è più legato alla conformazione conformazione, del magazzino. esattamente. Ho un'ultima domanda: come si integra un carrello trilaterale all'interno di un magazzino con un VMS già esistente? Diciamo che utilizzando il carrello trilaterale, il carrello riesce a muoversi all'interno delle corsie strette e quindi, diciamo avrà una particolare tipologia di missioni di prelievo piuttosto che di stoccaggio che verranno integrate nel sistema. Quindi diciamo che dovrebbe essere un'aggiunta di nuove features e configurazioni, al sistema. Grazie Anna per essere stata con noi. Grazie a voi. La supply chain non si ferma e nemmeno noi. Restate sintonizzati sui canali stesi per restare al passo con l'innovazione tecnologica. Alla prossima puntata.